corso di studio in farmacia è una laurea magistrale della durata di 5 anni a numero programmato, ovvero per accedere bisogna sostenere un TOLC che si chiama TOLC F. Col corso di studio in farmacia si entra nel mondo del farmaco e dei prodotti della salute, ovvero si parla di prodotti erboristici, di dietetici, di integratori alimentari, di dispositivi medici, di cui si studia la nascita, lo sviluppo, la valutazione della qualità, della sicurezza, fino alla loro commercializzazione e al monitoraggio al seguito della loro immissione in commercio. Ma non facciamoci ingannare dal nome farmacia. Il corso di studio in farmacia prepara sia la professione del farmacista, che è una professione fortemente radicata sul territorio, ma prepara anche a quel professionista della salute che ricopre un ruolo fondamentale nel servizio sanitario nazionale moderno, con la presa in carico del paziente, come fonte di consiglio, come strumento per le campagne di prevenzione e per il monitoraggio degli effetti avversi associati all'uso di un farmaco. Grazie alla sua preparazione, il laureato in farmacia entra anche nell'industria, industria cosmetica, industria erboristica, industria di tipo alimentare, ma soprattutto nell'industria farmaceutica, in cui si occupa della presa in carico e della delucidazione dei dati clinici che derivano dall'uso del farmaco nell'ambito della popolazione. Per accedere a questo corso di studio bisogna avere una particolare attitudine, bisogna amare la chimica, bisogna amare la biologia, bisogna amare il laboratorio. Il biennio inizia con le materie di base, chimica, matematica, biologia animale, biologia vegetale, e man mano, col passare degli anni, le materie diventano sempre più professionalizzanti con un rispetto bilanciato dei 3 ambiti disciplinari. I laboratori didattici sono laboratori a posto singolo, sia in ambito chimico che in ambito biologico che in ambito tecnologico. In ambito biologico facciamo l'analisi dei medicinali, la loro composizione analitica. In ambito biologico veniamo a valutare gli effetti che il nostro farmaco eserciterà a livello dell'uomo, dell'organismo vivente. Nell'ambito tecnologico le prove di controllo qualità e di formulazione delle preparazioni galeniche. Di recente è stato introdotto anche il laboratorio di chimica degli alimenti e delle sostanze nutraceutiche, in cui vengono affrontate le problematiche che sottende lo sviluppo degli attuali integratori alimentari. I tirocini sono un punto di forza del corso di studio. Esistono 2 tipi di tirocinio, il tirocinio curriculare e il tirocinio per tesi. Il tirocinio curriculare in farmacia è un'attività formativa obbligatoria di 900 ore prevista dal piano didattico del corso di studio, finalizzata al completamento della formazione universitaria. È anche possibile svolgere un tirocinio per lo svolgimento della tesi negli ambiti caratterizzanti chimico, analitico, farmacologico e tecnologico, presso aziende farmaceutiche, cosmetiche ed erboristiche, oltre che a enti pubblici e a strutture universitarie, per svolgere appunto attività di ricerca per completare la formazione universitaria. Il corso di studi in farmacia ha sviluppato nel corso degli ultimi anni una dimensione molto internazionale e questo ha permesso ai nostri studenti di ampliare la propria offerta formativa. Per esempio il progetto Erasmus Plus Studio o il progetto Erasmus Tirocinio, oltre che altri progetti della Università di Bologna, hanno permesso ai nostri studenti di poter recarsi per un totale addirittura 24 mesi all'estero in più occasioni e frequentare periodi di ricerca per tesi oppure di studio oppure di tirocinio. Da ultimo
abbiamo messo a punto un doppio titolo di laurea con l'Università di Siviglia e questo ha ampliato ulteriormente le possibilità che offriamo ai nostri studenti. Consiste in 2 semestri che gli studenti possono trascorrere presso l'altra università per seguire corsi e sostenere specifici esami, per frequentare parte del tirocinio curricolare e per anche eventualmente fare un periodo di tesi. Alla fine di questi periodi questi ragazzi avranno il titolo di laurea in farmacia presso l'Università di Bologna e presso l'Università di Siviglia. In tal modo il doppio titolo gli permetterà di svolgere la loro attività professionale in entrambi i paesi. Per quanto riguarda gli ambiti occupazionali, non è solo professione al farmacista, anche se questa negli ultimi anni ha avuto un'enorme evoluzione, tanto che adesso si parla di un irrinunciabile professionista della salute. Il farmacista può trovare occupazione anche nell'ambito delle aziende pubbliche e delle aziende private, con delle nuove occupazioni che si sono venute a delineare negli ultimi anni, quale l'esperto di affari regolatori, ovvero colui che cura tutta la documentazione tecnica e scientifica utile all'immissione in commercio delle nuove specialità e medicinali, il controllore della qualità del farmaco pre-immissione in commercio, più tutte le attività di farmacovigilanza, di farmacoutilizzazione che sono fondamentali per monitorare proprio l'efficacia e la sicurezza dei nostri farmaci. Le prospettive occupazionali del laureato in farmacia sono veramente eccellenti. I dati Istat confermano che a un anno dalla laurea abbiamo il 78% di laureati stabili, una percentuale che sale al 97% a 5 anni dalla laurea con un 80% di occupazione stabile. Per quanto riguarda la professione farmacista, invece ha un 100% di occupabilità. Il corso di laurea in farmacia è quindi una scelta importante. È una scelta unica che offre valide prospettive occupazionali e una solida conoscenza culturale spendibile in diversi ambiti. La scuola di farmacia a Bologna nasce nel 1863, quindi ha una fortissima tradizione storica che negli anni si è annovata e attualmente viviamo in un campus ipertecnologico, nuovi laboratori didattici, nuove aule didattiche, possibilità di interazione fanno un punto di forza del corso di studi a farmacia. Non da ultimo l'Università di Bologna, che è il primo mega ateneo in Italia, che per quanto riguarda l'innovazione tecnologica e la didattica è nell'1% negli atenei internazionali e che per la sezione farmacia e farmaci è nell'1% degli atenei mondiali.